Ciao ragazzi, bentornati. Il tema di oggi super figo, era un sacco che volevo fare un corso di questo tipo, per cui mettetevi comodi. Domanda: hai un'idea per un film, ma non sai come trasformarla in una vera e propria sceneggiatura? Oggi ti mostro un metodo per usare la nostra amata ChatGPT e dare alla tua storia uno stile cinematografico veramente unico, prendendo addirittura ispirazione da registi come Tarantino, Kubrick, Anderson, Lynch e molti altri. Useremo tecniche avanzate e variabili che ti permetteranno di adattare la sceneggiatura al regista che ami di più, mentre ti guido nel creare dialoghi, descrizioni e atmosfere che sembrano uscire da un film di Hollywood. Ragazzi, oggi si parla di cinema, di intelligenza artificiale applicata alla sceneggiatura. Questo è un corso completo, per cui prendi popcorn, rilassati, stai tranquillo, perché imparerai un sacco di cose, veramente un sacco di cose. Tenevo moltissimo a questo percorso e a condividerlo con te. Ma prima, diciamo, come al solito dobbiamo fare qualche presentazione. Forse mi conosci, forse invece non mi conosci. Chi sono io? Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono EMA F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e soprattutto creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti folli e sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205 oppure scansionando il simpatico QR code che vedi a schermo. Un piccolo appunto prima di incominciare la lezione: ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale €1 in meno nel tuo futuro stipendio. Ci hai mai pensato a questa cosa? Ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale €1 in meno nel tuo futuro stipendio. Quindi iscriviti al canale, metti like per non restare indietro, perché secondo me ho come l'impressione che tra qualche anno mi ringrazierai. Dunque, se ti senti pronto, mettiti comodo. Iniziamo. Il tema di oggi è: crea il tuo film con ChatGPT, sceneggiature in stile hollywoodiano in pochi passaggi selezionati dal sottoscritto EMA F205. Questa non è una cosa che si può fare senza una conoscenza dell'arte cinematografica, ragazzi. Ho cercato di metterci dentro tutto quello che ho studiato su come si realizzano film, cortometraggi e quant'altro, per appunto vedere se l'intelligenza artificiale poteva aiutarmi a creare delle sceneggiature. La risposta, ragazzi, niente spoiler, è sì, e con grande soddisfazione. Un secondo che bevo e iniziamo dal punto 1. Allora, punto 1. Qual è la prima cosa da fare? Bisogna definire il concept. Il concept è l'idea di base del nostro film e andare a trovare anche l'ispirazione stilistica. Allora, inizia con la base, chiarendo cosa vuoi raccontare e chi è il regista che vuoi emulare. Specifica molto bene il mood generale e il tema, e ricorda che più dettagli ci sono, meglio ChatGPT potrà incarnare lo stile del regista che ti ispira. Per cui in questo punto 1 di 7, in questa fase preliminare, andiamo a esplorare quello che è il concept e quello che sono i parametri di ispirazione per lo stile della nostra sceneggiatura. Adesso vi farò vedere step by step, sezione dopo sezione, alcuni prompt di esempio, ok? Li potete customizzare e su richiesta li trovate anche nel mio secret case. Vediamo. ChatGPT: sto creando una sceneggiatura per un film che si sviluppa in... e qui andrai a descrivere la tua ambientazione, esempio Città del futuro, Milano, un mondo post-apocalittico. Il tema centrale è, esempio, la ricerca dell'identità, il conflitto tra uomo e natura, eccetera eccetera. Queste sono le variabili che andrete a combinare voi. Vi ricordo che ChatGPT, essendo una chat, poi mantiene in memoria tutte queste informazioni, per cui vi sto dando un metodo step by step scalabile. Inoltre
voglio che il film sia nello stile di regista scelto, ad esempio Nolan o Wes Anderson. Partendo da questi elementi proponi una trama base che rispecchi il tono e l'atmosfera tipica di questo regista. Ok, per cui qui gli stiamo dando un pochino di contesto al ChatGPT, gli stiamo dicendo che è una sceneggiatura che si ambienterà in una città, gli stiamo dando il tema centrale e anche gli stiamo dando la reference cinematografica, ok? E da qui ChatGPT si impegnerà ovviamente a generare una trama che rispecchi ovviamente i parametri che abbiamo selezionato. Primo step è andato, fondamentalmente abbiamo dato il contesto, regista, ambientazione e tema del film. Vediamo cosa dobbiamo fare dopo. Chiaramente non c'è nessun buon film senza degli ottimi personaggi, ok? Infatti lo step 2 di 7 è costruisci i personaggi con profondità. I personaggi devono essere profondi, non possono essere superficiali. Chiedi dunque a ChatGPT di creare dei personaggi chiari e multidimensionali che rispecchino l'approccio del regista, ok? Per cui immagazzinate le informazioni precedenti, gli chiederemo di creare dei personaggi multidimensionali. Cosa significa personaggio multidimensionale? È un personaggio con molte sfaccettature, ok? Con una certa psicologia, è un personaggio con dei traumi, dei problemi, con una storia, con un vissuto. Per cui andiamo a vedere come possiamo andare a chiedere a ChatGPT di elaborare i personaggi. Vado con la lettura del prompt di esempio. Ora crea i personaggi principali per questo film. Voglio un protagonista che rispecchi, e qui metti le caratteristiche specifiche, ad esempio un antieroe con un passato oscuro. Un antagonista che sia, e qui descrivi il carattere dell'antagonista, ad esempio carismatico e manipolativo, e un personaggio secondario che fornisca contrasto e supporto. Ok, per cui cosa abbiamo? 3 personaggi principali, ok? Il protagonista, che ha alcune caratteristiche, l'antagonista e poi un personaggio secondario che fornisce un contrasto o un supporto. Normalmente si tratta nel viaggio dell'eroe di quello che chiamiamo mentore, ok? Infine, descrivi ciascun personaggio nello stile del regista che abbiamo scelto prima e includi dettagli di background, motivazioni e conflitti personali. Per cui l'ambientazione ce l'abbiamo, lo stile ce l'abbiamo, adesso abbiamo anche i personaggi principali della nostra narrazione. Chiediamo dunque a ChatGPT di descrivercelo includendo dei dettagli sul loro background, sulla loro storia, le loro motivazioni e i conflitti personali, appunto per andare a creare dei personaggi che siano tridimensionali, per cui dei personaggi che siano affascinanti e con cui il pubblico potrà empatizzare. Alla fine abbiamo l'idea, abbiamo i personaggi, è arrivato il punto 3, sviluppiamo la scena di apertura. Chiaramente la scena di apertura è cruciale, è il primo impatto visivo e narrativo con il pubblico, dunque possiamo usare il prompt per creare un'introduzione memorabile, densa di stile. Adesso vediamo cosa possiamo andare a chiedere a ChatGPT. Descrivi la scena di apertura per questo film nello stile del regista scelto. La scena dovrebbe stabilire immediatamente il tono e la tensione della storia. Questa è una particella importante. La scena dovrebbe stabilire immediatamente il tono e la tensione della storia. Siamo in ambientazione specifica, ad esempio un'area desertica e spoglia, e si svolge momento della giornata, alba, tramonto, eccetera. Questa scena, stiamo parlando della scena di apertura. Attenzione, voglio che tu includa dettagli visivi che riflettano il mondo del film e che introduca il protagonista in modo sorprendente e visivamente potente. In questa maniera noi avremo una scena di apertura epica, fondamentalmente, ok? Completamente in linea con quello che abbiamo scelto, con la nostra trama e con i nostri personaggi, ma non vi stiamo dicendo crea una scena d'apertura semplice, stiamo dicendo di includere dettagli visivi e di introdurre il protagonista in maniera sorprendente e visivamente potente. È curioso, io l'ho provato a fare questi esperimenti, ragazzi, escono fuori delle cose clamorose. E ora che abbiamo anche la scena di apertura, è il caso di iniziare a ragionare sui dialoghi, no? Per cui al punto 4 di 7 di questo corso di sceneggiatura con ChatGPT andremo a creare dialoghi che riflettano i personaggi e il tono del film. Per cui qui è dove ChatGPT può veramente brillare, ok? Scrivi dialoghi che siano fedeli ai personaggi, ma soprattutto al regista di riferimento,
con il giusto tono, ritmo e contenuto. Per cui adesso stiamo parlando non più di creare una scena di apertura, ma di creare dei dialoghi, e su questo sappiamo che ChatGPT è veramente molto molto forte, è veramente l'area, la zona dove può brillare davvero. Per cui vediamo un prompt di continuazione della chat di esempio che possiamo prendere in considerazione per raggiungere questo scopo. Ora scrivi un dialogo tra personaggio A e personaggio B, che sono stati appunto inventati prima. Questa conversazione dovrebbe rivelare aspetti cruciali del loro rapporto e dei loro conflitti interni, usando uno stile di dialogo che riflette il tono del regista che abbiamo scelto all'inizio. Il dialogo dovrebbe essere teso e sottile, lasciando intuire la posta in gioco tra i due senza dirlo esplicitamente. Considera l'uso del silenzio e delle pause per creare atmosfera. Ragazzi, queste indicazioni sono indicazioni date da uno che ne sa, che sa come fare queste cose. Non si possono sapere se non si sanno, se non si sono studiate, se non si conosce il linguaggio cinematografico, il linguaggio della sceneggiatura, il linguaggio e l'arte del dialogo cinematografico e teatrale. Io non so se ve l'ho detto, però ho studiato tanto cinema perché sono laureato poi in scienze dello spettacolo, alla laurea specialistica, ho fatto 46 esami di cinema, però è il bello che io voglio condividere con voi questo percorso perché io credo che su YouTube Italia non si trovi niente di questo tipo, ok? Non si trovi un EMF 205 che in 25-30 minuti vi spiega step by step come andare a creare una vera e propria sceneggiatura, per cui come ottenere un vero e proprio prodotto finito. Poi dopo ve lo andate comunque a customizzare, ci mancherebbe, ma voglio darvi proprio una struttura. Io credo che in Italia non ci sia nessuno, questo è il motivo per cui sto dedicando moltissimo tempo allo sviluppo di corsi di questo tipo, e se vi piacciono corsi di questo tipo, io ne ho già pronti altri 5, però scrivetemelo nei commenti se vi piace questa idea di fare dei corsi. Impara a fare il social media manager con ChatGPT, crea piano editoriale con ChatGPT, email marketing da zero con ChatGPT. Se vi piace questo approccio me lo scrivete nei commenti, mi scrivete, mettete un bel teschietto, così io capisco che ci siete, che mi guardate, che mi ascoltate e che vi piace quello che faccio. Poi se volete approfondire ovviamente vi ricordo che tengo anche workshop e lezioni private per aziende e anche uno a uno singolarmente o anche per piccoli gruppi. Perché qui, ragazzi, si tratta di inserire emozione, di inserire sfumatura all'interno dell'intelligenza artificiale per ottenere dei risultati che sono sopra la media, ben sopra la media, ok? Abbiamo quasi finito perché siamo già al punto 5 di 7, ok? In cui andremo chiaramente a lavorare su quella che è su quelle che sono le scene, per cui 5 di 7, aggiungi scene chiave e transizioni, intensifica il dramma e il conflitto, ok? Per cui quello che ci manca adesso sono le scene di svolta e le transizioni, per cui le connessioni che costituiscono la tensione e mantengono l'attenzione. Qui bisogna costruire l'arco narrativo della nostra storia e diciamo che col tempo abbiamo già dato parecchie informazioni all'interno di questa chat sullo stile, sulle motivazioni, i personaggi e tutto quanto. Ok? Dunque è arrivato il momento di chiedere a ChatGPT di dettagliare una o due scene di svolta che portino la storia verso quello che si chiama il climax. Il climax cos'è? È il punto più alto di tensione all'interno del film. È dove Rocky sembra stia perdendo perché ha preso troppi cazzotti, è il momento in cui crolla il mondo, è il momento in cui l'eroe si trova veramente in difficoltà. Proviamo a vedere come lavorare su appunto questo dettaglio. Descrivi una scena di svolta fondamentale nel secondo atto, dove descrivi il punto della storia, ad esempio il protagonista scopre la vera identità dell'antagonista. Questa scena deve essere drammatica e visivamente impressionante e dovrebbe culminare in un momento di rivelazione o di confronto che spinge la storia verso appunto il climax, per cui il punto massimo di tensione. Usa transazioni fluide
transizioni fluide nello stile di regista scelto all'inizio per mantenere alta la tensione, ok? Ti ricordo che solo il 5% dei miei ascoltatori arriva fino a qui, ti stimo. Se sei arrivato fino a qui scrivi dai nei commenti, così so che ci sei anche tu, che sei passato, ok? Allora, vediamo un attimino una cosa. Stavo dicendo, il penultimo punto è quello di sviluppare il conflitto finale, il climax e il conflitto finale, per cui bisogna andare a costruire quello che è il punto culminante del film. Questo è il momento di massima tensione, quindi deve essere veramente potente e indimenticabile, ok? Qui si va proprio a creare la scena clou, ok? Come possiamo farlo? Con questo prompt scrivi la scena del climax per questo film nello stile di regista che abbiamo scelto. Qui il protagonista si trova faccia a faccia con il suo nemico in un luogo simbolico che rappresenta, ok? Esempio, i suoi conflitti interiori, il culmine della trama, eccetera, eccetera. Voglio una descrizione visiva potente e un confronto intenso che rispecchi l'approccio drammatico e stilistico del regista. Okay? Per cui qui andiamo a dirgli: oh zio, guarda che voglio una descrizione visiva potente. Qui stiamo facendo una sceneggiatura, ragazzi, un confronto intenso nello stile drammatico e stilistico del mio regista, quello che ho scelto all'inizio, e voglio che ti impegni a generare il massimo della tensione, come farebbe Spielberg, come farebbe Lynch, come farebbe Spielberg, Hitchcock o così via. Vi ricordo che appunto noi stiamo elaborando su una chat, per cui stiamo andando avanti e ChatGPT immagazzina le informazioni, per cui è tutto molto molto coerente, ok? L'abbiamo fatto anche abbastanza in fretta, pensavo ci avrei impiegato di più a spiegarvelo, ma è abbastanza facile. Abbiamo poi l'ultimo punto, 7 su 7, concludi con una scena finale e crea un impatto duraturo. Per cui la scena finale chiaramente lascia il segno e deve chiudere la storia con stile, facendo eco agli elementi visivi e tematici del film. In quest'ultimo step lasceremo ChatGPT che ChatGPT crei un epilogo significativo. Ok, per cui step by step. Tra l'altro vi consiglio, visto che è abbastanza breve questo corso, vi consiglio di riguardarlo, perché secondo me capite molte più cose se lo riguardate 2 o 3 volte, perché sembra facile, però poi dopo mettersi lì si possono incorrere in alcuni problemi. Seguite bene step by step dall'1 al 7, adesso vi darò anche alcune variabili interessanti. Siamo arrivati alla scena finale che deve lasciare il segno. Vediamo che tipo di comando possiamo dare a ChatGPT per ottenere appunto questo risultato. Descrivi la scena finale di questo film, dovrebbe rispecchiare il tono emotivo e visivo del regista, lasciando il pubblico con una sensazione di, e qui andiamo a scegliere, sensazione di malinconia, di speranza, una sensazione di catarsi, chi lo sa, quello che più insomma volete fare. Importante, concludi con un'immagine che catturi lo spirito del film e il viaggio del protagonista. Per cui abbiamo fatto tutto. Abbiamo detto le ambientazioni, abbiamo creato i personaggi, li abbiamo fatti interagire tra di loro, abbiamo creato una scena centrale, un secondo atto, il climax e scene finali. Vi voglio dare, prima di concludere però, alcune idee per personalizzare e adattare i vostri prompt, ok? Allora, la prima idea è quella di chiedere a ChatGPT di cambiare l'ambientazione cercando qualcosa di più unico e sperimentale, come ad esempio in una stazione spaziale abbandonata sul fondo dell'oceano. Cioè, fatti aiutare da ChatGPT a immaginare ambientazioni alternative, ok? Chiedi a ChatGPT di cambiare l'ambientazione e renderla più unica, più speciale. Magari tira fuori qualcosa di meglio di quello che avevi in mente te. Idea numero 2, tematiche emozionali intense. Questo è importante. Usa un prompt
che richieda emozioni molto complesse, come ad esempio il rimorso o la redenzione. Ad esempio, scrivi una scena in cui il protagonista riflette sulla sua vita passata, ma con il tono esistenzialista di Terence Malick. Ok, per cui anche qui proviamo a inserire emozioni, tematiche emozionali, reazioni emotive che vogliamo suscitare all'interno del nostro pubblico. Punto 3, diversi stili di regia. Volendo potresti anche creare un mix di stili, chiedendo a ChatGPT di scrivere una scena con elementi di due registi, ad esempio un dialogo nello stile di Tarantino con l'atmosfera visiva di Wes Anderson. Ora, questo ve lo sconsiglio perché per iniziare, per vedere come funziona bene questo meccanismo, questo sistema spiegato all'interno di questo corso, forse è meglio prendere il regista che amate di più, gli attori che amate di più e fare un tentativo con ciò che conoscete. Poi, dopo, lo potete fare una seconda volta andando a sperimentare, a mixare ambientazioni alternative, stili di regia, a inserire tematiche emozionali più intense, ok? Ultima idea è quella di inserire voice over o un monologo interiore per dare profondità al personaggio e rivelare i suoi pensieri più intimi. Per cui chiedere a ChatGPT di inserire dei voice over o dei monologhi interiori, appunto per rendere la sceneggiatura più intensa, per far capire quello che prova in profondità il personaggio e per appunto anche andare a cambiare un pochino lo stile narrativo. Ok? Vi dico che per oggi dal cyberspazio è tutto, abbiamo 21 minuti e 53 secondi, questo è stato un corso per scrivere una sceneggiatura, almeno ti dà le basi per poter scrivere una sceneggiatura con ChatGPT in maniera semplice, con 7 step. Non vedo l'ora che sperimentiate tutto quanto, che mi facciate vedere magari le vere e proprie sceneggiature che avete creato. Un corso molto creativo che mi piacerebbe anche portare come workshop, perché sono tante veramente le potenzialità da questo punto di vista. È un corso che dedico a tutti voi creativi. Chiaramente prendetene tutti e poi dopo migliorate, modificate, sperimentate. Io cercherò di caricare le informazioni che avete trovato in queste slide all'interno del mio secret case, così da potervi appunto dare almeno la guida step by step con i vari comandi che potete poi andare a adattare. Ok? Sono curioso di vedere i vostri risultati. Può fungere da sceneggiatura finale? Chi lo sa, però sicuramente come prima bozza abbiamo un risultato sicuramente eccellente. Io ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato. Se ti va, lascia un segno del tuo passaggio nei commenti, ti puoi iscrivere al canale e mettere un like, ovviamente se hai trovato questo corso di valore, se ti è piaciuto. E come avrai notato sto anche cercando di migliorare la qualità dell'audio e la qualità anche del video. Mi sto impegnando. Secondo me questi sono corsi che tra 10 anni funzioneranno ancora, perché come avete visto non viene spiegato il trucchettino, bensì viene proprio spiegato il meccanismo che sta dietro al ragionamento per creare, in questo caso, una sceneggiatura con ChatGPT. Per cui, che sia oggi, che sia domani, una sceneggiatura con l'AI la faremo sempre con questi step, perché le sceneggiature sempre sono state fatte con questi step, per cui noi andiamo poi ad applicarla banalmente alla macchina, per cui a una tecnologia nuova e assolutamente entusiasmante. Ti ricordo che io sono EMA F205, sono un professore accademico dal 2009, sono un punk rocker e creativo. Hai appena aderito al canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre ai suoi limiti. E anche oggi ci abbiamo provato. Puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205. Caro visitatore del cyberspazio, io ti ringrazio moltissimo
della tua attenzione. Oggi abbiamo imparato a creare una sceneggiatura step by step con ChatGPT. Tutti i materiali sono disponibili nel secret case, per cui aspetto una tua email o comunque un tuo messaggio di richiesta di accesso. Se volete, se vi piace questo format, se vi acchiappa, se vi intrippa e avete qualche consiglio, qualche corso che volete che io realizzi, mandatemi un'email, perché la nostra deve essere una comunità di ragazzi e ragazze che vogliono andare oltre all'utilizzo spiccio dell'AI, persone come me. Fortunatamente in questi pochi mesi di canale YouTube ho scoperto che ci sono, mi avete scritto, 3-4 ragazzi mi hanno scritto, con Alessandro ho fatto anche una video chat di 1 ora e mezza dalla Sicilia. Creiamo una comunità di persone cazzute che vogliono esplorare l'AI dal punto di vista emozionale, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista più perverso. Alla prossima.